Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Brimoftal Bruschettini SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa ha Brimoftal? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Brimoftal durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha Brimoftal? Brimoftal è un farmaco a base del principio attivo brimonidina tartrato, appartenente alla categoria degli antiglaucoma e nello specifico simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma. È commercializzato in Italia dall'azienda Bruschettini SRL. Brimoftal può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Brimoftal 2 mg/ml Collirio, soluzione 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bruschettini SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: brimonidina tartrato. Gruppo terapeutico: antiglaucoma. Forma farmaceutica: Collirio. Indicazioni: riduzione della pressione intraoculare, PIO, elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto o ipertensione oculare. Come monoterapia in pazienti per i quali è controindicata una terapia topica con beta bloccanti. Come terapia aggiuntiva ad altri farmaci che abbassano la pressione intraoculare quando l'obiettivo PIO non è raggiunto con un singolo principio attivo. Vedere paragrafo 5. 1. Posologia. Dosaggio raccomandato negli adulti, inclusi gli anziani. Il dosaggio raccomandato è di una goccia di Brimoftal nell'occhio, colpito, 2 volte al giorno a distanza di circa 12 ore. Nei pazienti anziani non è necessario l'aggiustamento del dosaggio. Come per altri colliri, al fine di ridurre un possibile assorbimento sistemico, si raccomanda di comprimere il sacco lacrimale al canthus mediale, occlusione puntale, per 1 minuto. Questo deve essere eseguito immediatamente dopo l'instillazione di ogni goccia. In caso di somministrazione concomitante di altri prodotti oftalmici topici, i diversi farmaci devono essere instillati a distanza di 5-15 minuti. Uso in caso di compromissione epatica e renale. Non sono stati condotti studi con Brimoftal 2 mg/ml Collirio, soluzione in pazienti con compromissione epatica o renale. Vedere paragrafo 4. Uso nei bambini neonati. Non sono stati fatti studi negli adolescenti, 12-17 anni. Brimoftal 2 mg/ml Collirio, soluzione non è raccomandato nei bambini al di sotto dei 12 anni di età ed è controindicato nei neonati, meno di 2 anni di età. Vedere paragrafo 4. 3, paragrafo 4 e paragrafo 4. 9. È noto che nei neonati possono verificarsi gravi reazioni avverse. La sicurezza e l'efficacia di Brimoftal 2 mg/ml Collirio, soluzione non sono state stabilite nei bambini. Controindicazioni: ipersensibilità alla sostanza attiva o a uno qualsiasi degli eccipienti. Neonati e bambini, vedi paragrafo 4. Pazienti sottoposti a terapia con inibitori delle monoaminoossidasi, MAO, e nei pazienti trattati con antidepressivi che agiscono sulla trasmissione noradrenergica, esempio antidepressivi triciclici e miansarina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I bambini con età superiore ai 2 anni età, specialmente quelli nella fascia 2-7 anni o che pesano meno di 20 kg, devono essere trattati con cautela e accuratamente monitorati. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Brimoftal 2mg/ml Collirio, soluzione A controindicato in pazienti in trattamento con inibitori delle monoaminoossidasi, inibitori delle MAO, e in pazienti in cura con antidepressivi che interferiscono con la, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Brimoftal durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Brimoftal durante la gravidanza e l'allattamento? Non è stata stabilita la sicurezza del prodotto nelle donne in gravidanza. Negli studi condotti sugli animali, la brimonidina tartrato non ha mostrato effetti teratogeni. Nei conigli, la brimonidina tartrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Brimoftal 2mg/ml Collirio, soluzione a una ridotta o moderata influenza sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. Brimoftal 2mg/ml Collirio, soluzione può causare appannamento o disturbi della qualità visiva, che può rendere difficile la guida o l'uso di macchinari. Brimoftal 2mg/ml Collirio, soluzione può causare, specie di notte o in condizioni di ridotta illuminazione, una visione offuscata o anormale che può influire sulla capacità di guidare o sull'uso di macchinari. I pazienti dovrebbero attendere fino alla scomparsa di questi sintomi prima di accingersi alla guida di veicoli o all'utilizzo di macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse più comunemente riportate sono secchezza orale, iperemia oculare e bruciore/dolore acuto, tutte osservate nel 22-25% dei pazienti. Questi effetti sono di solito transitori e generalmente non vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio oftalmico, adulti. Nei casi segnalati, gli eventi riportati corrispondono a quelli già inclusi nelle reazioni avverse elencate. Sovradosaggio sistemico causato da ingestione accidentale, adulti. Le informazioni riguardanti ingestione accidentale di brimonidina negli adulti sono assai limitate. L'unico evento avverso associato a sovradosaggio, ad oggi segnalato è ipotensione. La segnalazione riferisce un calo pressorio seguito da ipertensione reattiva. Il trattamento di un sovradosaggio orale include una terapia di supporto e sintomatica. Si consiglia di tenere per vie le vie aeree. Segnalazioni di episodi di sovradosaggio orale di altri agonisti alfa-2 erano associati a sintomi quali ipotensione, astenia, vomito, letargia, sedazione, bradicardia, aritmia, miosi, apnea, ipotonia, ipotermia, depressione respiratoria e convulsioni. Popolazione pediatrica. A seguito di ingestione accidentale di brimonidina da parte di soggetti in età pediatrica sono stati pubblicati o resi noti rapporti di effetti collaterali gravi. Questi soggetti hanno manifestato sintomi di depressione dell'SNC, tipico coma temporaneo o basso livello di conoscenza, letargia, sonnolenza, ipotonia, bradicardia, ipotermia, pallore, depressione respiratoria e apnea con ricovero in terapia intensiva se necessario. Tutti i soggetti hanno manifestato una piena ripresa, solitamente nell'ambito delle 6-24 ore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Simpatico-mimetici per la terapia del glaucoma. Codice ATC. S01 e A05. La brimonidina ha un agonista dei recettori alfa-2 adrenergici, 1000 volte più selettivo nei confronti degli alfa-2 adrenorecettori. Proprietà farmacocinetiche. A. Caratteristiche generali. Dopo somministrazione oculare di una soluzione allo 0,2% per 2 volte al giorno per 10 giorni, le concentrazioni plasmatiche risultavano basse, Cmax media di 0,06 ng/ml. Dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di safety pharmacology, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cancerogeno, tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: benzalconio cloruro, polivinilalcol, sodio cloruro, sodio citrato, acido citrico monoidrato, acqua depurata, acido cloridrico o sodio idrossido per aggiustare il pH.
Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Brimoft alla base di brimonidina tartrato sono Alpha-Ga, brimonidina EG, brimonidina Milan Generics, brimonidina Omnivision, Brimoton, Glaudrim. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.